In questo tutorial impareremo a dipingere dei cactus con la tecnica dell'acquerello. Iniziamo subito facendo un disegno preparatorio e prendendo i colori in godé ad acquerello, una spugna, dell'acqua che servirà appunto per avere sempre a disposizione l'acqua pulita. Io uso due contenitori e un erogatore diffusore. Pennelli, sia con serbatoio che pennelli anche normali potete usare per acquerello, l'importante è che siano molto morbidi. Iniziamo subito con bagnare alcune parti che voglio che siano più delicate e sfumate. Preparo il colore nella mia tavolozza allungandolo molto e inizio con un tono generale medio. Tengo il supporto inclinato proprio perché il colore possa colare giù e crearsi appunto degli effetti particolari. Se voglio che questo sia meno evidente, posso comunque abbassare l'inclinazione. E vado sempre più a caricare il colore proprio per rendere ancora a fresco i vari effetti di sfumature. Vi ricordo che va fatto a fresco per evitare che vengano fioriture, l'effetto famoso cavolfiore che viene in gergo chiamato tipo delle macchie. Se noi vogliamo questo possiamo lavorare anche quando è più asciutto, altrimenti dobbiamo lavorare sempre a fresco. Vi ricordo che vi farò a breve anche due lezioni, una sugli errori che fanno generalmente i principianti e quindi quali sono questi errori da evitare, lo farò in un prossimo tutorial, e poi anche dei consigli per esempio per il lifting, che sarebbe nel rimuovere, come in questo caso vedete io sto facendo con il pennello, ho messo del marrone e sto rimuovendo, vedete, nei punti per far apparire il chiaroscuro. Questa è la tecnica del lifting, è una delle tecniche del lifting, ve ne spiegherò diverse. E andiamo avanti facendo sempre tutte le basi su cui poi io tornerò a dettagliare sempre più una volta che il colore è asciutto, e a questo punto io lavorerò molto più asciutto con il colore. Vado a ombreggiare e poi posso iniziare per esempio a fare anche i fiori. I fiori scelgo il colore, mi preparo varie tonalità, questo è sull'arancio giallo, potete fare anche di fantasia, va benissimo, e inizio anche qui sfumando. Al centro metto invece una parte più scura e poi vado, prima che asciughi, a dettagliare sempre più le foglioline per caricamento, oppure trascino il colore con un pennellino, vedete, sempre più piccolo. Lo stesso lo faccio per tutti i vari tipi di fiori, visto ce ne sono diversi, ho cambiato e ho pensato di farlo uno sul rosa, uno sull'arancio, uno sul viola, e così continuo lavorando sempre con il colore abbastanza diluito. Il sotto però della carta è comunque asciutto in questo caso, perché non voglio più gli effetti come nelle parti verdi, ma mi serve essere un po' più precisa, perché altrimenti, se avessi bagnato tutta la carta sotto, sarebbe successo che anche i petali al momento che intervenivo si sarebbero tutti, diciamo, non avrebbero mantenuto la forma e si sarebbero tutti allargati, espansi. Vado con il colore sempre più diluito per alleggerire il tono meno saturo a fare le piantine che stanno magari dietro, la vegetazione che sta dietro, che è meno nitida, e lo stesso faccio sia con fiori e piante, questo effetto che deve essere un po' più sfumato e delicato. Con un pennellino sempre fine e il colore molto leggero vado comunque a ripassare alcuni contorni che desidero siano più evidenti e più marcati, stando sempre comunque leggera, e se il colore è leggermente ancora fresco riesco a creare anche delle sfumature, delle leggere sfumature, proprio per dare più il senso del volume sia anche sotto i sassi sia intorno a tutte le piante, a tutte le piantine grasse.
Una volta ripassato un po' tutto il dipinto, vado a mettere questa sorta di bottoncini che sono presenti sulle piante grasse dove poi ci sono le spine, e lo posso fare sia con un pennello ma anche con un pennarellino. Poi dovrò applicare proprio anche gli effetti di spine. Lo faccio sempre con un pennellino più fine e tengo il colore abbastanza diluito affinché mi permetta di fare, ad esempio, tipo tutti i pistilli dentro al fiore oppure tutti questi aghini. Se io ho usato il mascheramento, posso poi rimuoverlo nelle parti bianche dove c'erano le spine, ma nel mio caso io non ho usato il mascheramento, quindi se voglio rimettere delle spinette bianche dovrò farlo per esempio con un pennarellino acrilico bianco, e con questo e anche con altri pennarellini posso andare a dettagliare sempre più. Posso decidere di mettere anche un po' di sfondo sia nel terreno e anche per esempio nel cielo. Io avevo lasciato il foglio bianco, ma forse è meglio vaporizzare con un diffusore lo sfondo oppure bagnarlo e poi intervenire con il colore, un colore tenue magari, che si creino degli effetti atmosferici, diciamo che ci sia dietro anche il cielo, se no può sembrare il soggetto completamente ritagliato. Potete continuare a dettagliare sempre più, rifinendo nei dettagli. Vedete con questo pennarellino, per esempio, che è buonissimo, ha un tratto finissimo, è sul marrone, si trovano anche di vari colori. Con questo pennarellino bianco posso mettere dei punti luce e poi a questo punto il lavoro risulta praticamente terminato. Vi aspetto per una prossima lezione, se siete interessati, vi dicevo, a queste lezioni che mi sono state richieste, in cui fornirò proprio per i principianti assoluti delle perle, diciamo, di tecniche che vi aiuteranno a non commettere più errori e a migliorare nella tecnica dell'acquerello. Grazie per avermi seguita, a presto!